Buonasera, Buonasera. sono Viola, sono una redattrice di un periodico che si occupa di arte in generale. Sono con Roberta Tantillo e Corrado Coccia. Sono venuta a conoscenza dalla redazione che voi settimanalmente vi trovate per delle live che vanno in onda sui social. Posso farvi qualche domanda? Assolutamente Certo, sì. certo. Anzi, buonasera Tantillo. Buonasera Coccia, È buonasera. la prima volta che ci intervistano. Sì, è un po' strana sta strano cosa. che di solito ci facciamo tutto da facciamo soli. tutto e in invece, casa. Sì, Invece- invece siamo. Scusi signorina. Scusi, ok. Cioè, noi siamo un po' così. Volete parlarmi delle vostre produzioni? Sì, Sì? inizio io. Sì, vada lei. Ma allora, le nostre produzioni singolarmente, vabbè, io sono un cantautore, ma chi mi sta guardando lo sa, ho alle spalle 5 dischi, il primo aveva il mio nome, quindi, anzi quello era il secondo e si intitolava Corrado Coccia, il primo si chiamava Il Circo di Mastrillo. Io penso sempre che il primo sia l'altro, perché il primo in assoluto l'ho autoprodotto io nel mio studio. Invece quando ho fatto le cose seriamente le ho fatte a partire da questo disco che ha il nome e il cognome mio. E questo disco è stato arrangiato, scritto e diretto da Danilo Minotti, che per chi non lo conoscesse è stato ed è il chitarrista di Claudio Baglioni, e l'ho registrato con l'Orchestra Sinfonica di Roma presso gli studi Music Village. Il secondo lavoro è stato fatto per la Pachamama e si intitolava Chiaroscuro, il terzo lavoro Santi e Disfatti, sempre prodotto da Pachamama, e l'ultimo ha per titolo Tre quarti d'amor, prodotto da Ornella D'Urbano, che anche qui per chi non la conoscesse è stata ed è pianista di Fabio Concato e ha suonato anche con Luciano Pavarotti, con il maestro Pavarotti. Quindi questa è la mia produzione fisica che si può trovare negli store scaricando i dischi online. Beh, dopo questa presentazione. Io ho detto le cose che dovevo dire. grande Coccia. No, io invece ho prodotto, insomma, ho realizzato per ora tre raccolte poetiche. La prima nel 2017 con un'autoproduzione tramite You Can Print, la prima raccolta di 50 poesie, e poi invece ho trovato un editore di Cosenza, Apollo Edizioni, che con lui ho pubblicato Differenze inventariali, una raccolta un po' più corposa dei 2 o 3 anni precedenti, mentre il primo libro raccoglieva un po' i 20 anni, 25 anni prima. Certo. E dopo Differenze inventariali, che è uscito nel 2019, nel 2022 è uscito il mio terzo libro, Combinazioni segrete per casseforti violate. Io la prendo sempre in giro perché è lungo così. Sì, è un titolone. Ci ho dovuto allargare la copertina per farcelo stare. Con Libeccio Edizioni, CTL, editore Livorno. E diciamo che adesso avrei anche già il materiale per il quarto, però mi sono presa un po' di tempo, anche perché Coccia mi fa perdere un sacco di serate sempre a chiacchierare, musicare, poetare con lui, vero? Hai voluto la bicicletta. Ho voluto la bicicletta, adesso pedalo, ecco, e quindi questo, diciamo, è quanto per ora. Avete in mente di portare il vostro live dal vivo? Beh, lo facciamo abitualmente. Sì. Abitualmente ci troviamo qua a casa mia, Sì. e portiamo quello che alla fine amiamo fare e lo mettiamo, insomma, a disposizione degli utenti dei social. Quindi io canto e Roberta recita, però tutto questo cercando di trovare un senso alla cosa, perché poi ci piace, insomma, che la musica, o meglio la canzone, abbia un incastro con la poesia di Roberta. Esatto, insomma. sì. Ma poi una puntata live l'abbiamo già fatta. Live dal vivo, proprio sì. che non sia sui social, sì. Siamo andati a Cascina all'interno. Cascina all'interno, il 18 novembre. Esatto, dall'amico Gianni Bianchi, in una cascina
tra l'altro molto storica, adesso mi sta sfuggendo chi ci abitò lì, comunque Petrarca, esatto. Petrarca, dicono. Passò di Petrarca, passato. per cui insomma dopo Petrarca siamo arrivati noi. Ecco, quindi, tra l'altro in una chiesetta meravigliosa, sì, che non è sconsacrata, anche perché sono venuto a conoscenza che le chiese non sono sconsacrate, semmai non sono più dedite al culto. Però la chiesa sconsacrata non esiste più, sì? Non è mai esistita. Però ecco, noi in questa chiesa abbiamo spettacolato, sì, ed è stato un una privilegio. bellissima insomma. serata, sì, un posto suggestivo, è stato veramente, Sì. veramente emozionante. Adesso avremo anche un'altra data Sì. prossimamente presso una A libreria. marzo? Esatto, a marzo, presso una libreria di Cremona che si chiama Libreria del Convegno. Sì. E qui insomma saremo nel centro di Cremona, nella passeggiata, Bellissimo. nell'isola pedonale di questa città meravigliosa, tra l'altro famosa per il museo del violino, insomma. Tra l'altro, Quindi assolutamente. mica cotica, insomma. Poi sarà famosa per noi dopo. Ovviamente quella, sì. quella Certo. domenica. Come interagisce la poesia con la musica? Questo è un domandone. Parto sempre io? Sì, lui ha studiato, io. No, io non ho studiato, però semplicemente ci siamo palleggiati in questo modo, inizio io. Bella domanda. Allora, io dico sempre, prima di rispondere, che amo i poeti e amo la poesia più di quello che io stesso faccio. Il problema è che non so fare la poesia, quindi mi limito a esserne utente e cercare in qualche modo di emularla attraverso i testi delle canzoni. È difficile poi riuscire a farlo, perché io penso che la poesia sia ben altra faccenda. La poesia ha il dono della sintesi, in 4 parole bisogna scrivere di quello che si vuole parlare, della propria esistenza, dell'esistenza altrui, e tutto questo solo con un foglio bianco e una penna. La musica ha più aiuti, la musica ha l'armonia, la melodia, lo strumento musicale, il canto, la voce, quindi, no? E poi la scrittura. Però ecco, la poesia è veramente un'arte povera, mentre però i concetti che la poesia produce sono fermi e duri come delle pietre, mentre la musica, ripeto, ha molti più appigli, ecco. Questo è quello che penso io, e quindi penso sia molto complicato farla incastrare, però insomma noi forse siamo i migliori, ce l'abbiamo fatta. Insomma. Sì, sicuramente. Sì, è tutto vero quello che dici. Per me che sono completamente ignorante in fatto di musica, è una cosa che non mi è mai entrata. Sono studiata poco, perché ho studiato quel pochino che si fa a scuola, però è sempre rimasto un mistero, affascinante ma mistero, perché ognuno poi ha le sue peculiarità, quindi io mi sono trovata più naturale e spontanea con lo scrivere, e tu con le note, il pentagramma, e per me resterà sempre qualcosa di affascinante e misterioso il connubio tra poesia e musica, quando poi diventano canzoni, e quello è qualcosa che mi incanta, mi stupisce ogni volta. Noi nel nostro cerchiamo, se non riusciamo a fare una canzone, perché questo non è, perché abbiamo una collaborazione diversa, però vogliamo unire in qualche modo queste due arti meravigliose, Sì. perché è un po' come un film senza colonna sonora, no? Quindi Esatto. la colonna sonora in un film è fondamentale. Assolutamente. E quindi Poi spesso noi andiamo anche a prendere poeti che non sai tu. Sì, a me piace tantissimo, anzi, siccome a me piace leggere la poesia ad alta voce direi interpretarla, però insomma, per quello che sono capace, io non ho studiato recitazione, Dizione, cioè non so, quello che faccio è tutto però, così. Però per esempio mi viene in mente l'ultima live che abbiamo avuto sui social, Sì. quando hai letto Bukowski. Insomma, non hai letto Confidenze, insomma, hai letto Bukowski, quindi secondo me è anche brava a leggere la Tantillo. Sì, grazie, ma perché mi piace, tutto sta nel fare quello che ti piace. Certo. No, se a te piace suonare il pianoforte, lo fai bene, sì, no? certo. Perché e quindi il nostro la nostra unione artistica in questo senso è quello di dare
musica alle parole e parole alla musica. Dopo questa chicca possiamo dire a Viola di andare a casa, perché ormai mi è uscita così. Complimenti. Grazie, mi è uscita Prego. così. Prego signorina. Avete in mente qualcosa per il futuro? Ci saranno altri live? Eh sì, come Sì. prima dicevamo, ci saranno altri live. Beh, quello che non abbiamo detto è che ci saranno delle sorprese, forse andremo addirittura anche, oltre che a Cremona, anche nella regione Veneto, forse vicino a Verona, però sono tutte cose Sì. da confermare. E c'è un'ospitata di cui non voglio parlare, che probabilmente avverrà breve. anche a breve, però Sì. non ne parlo perché non abbiamo una data No. e soprattutto una conferma in mano. E però insomma ci stiamo muovendo per questa cosa, e quindi cercare di portare la nostra arte fuori di casa, Sì. anche perché comincia a diventare impicciona e quindi bisogna, sì. e quindi bisogna anche uscire. Sì, bisogna insomma. un po' evadere. Esatto. Pensate di continuare la collaborazione ognuno facendo il proprio o lavorare per la creazione di un progetto unico insieme? Sarebbe bello. Domanda da $1,5 miliardi. Allora, finora abbiamo lavorato ognuno a casa propria, Sì. e poi abbiamo cercato di unire i nostri lavori in un'unica sfera. Sì. In mano c'è un progetto che insomma vedrà la luce tra qualche tempo, adesso non riusciamo a quantificare quanto, però siamo partiti, insomma. Sì, siamo partiti, Anzi, almeno non ancora, ci stiamo vestendo. Sì. Ecco. Diciamo che c'è l'embrione, insomma, Sì. un'idea è stato embrionale, poi più o Sì. meno sarà una gravidanza. Sì, perché comunque I tempi di una gravidanza. Sì, perché comunque l'accordo tra le parti, l'accordo delle nostre arti è un accordo abbastanza consolidato, perché se pensate che tutto è cominciato nel Anni fa. 2019, insomma, o 20, e sta continuando divinamente bene, quindi evidentemente un filo ci ha legati, ecco. Sì. Quindi sarebbe il caso, è bello che questo filo diventi una materia, proprio nel vero Sì, senso sì. della parola. Sì, diciamo che abbiamo in mente qualcosa, anche un po' più che in mente, stiamo mettendo giù i primi passi per fare... Pensate ad una torta, abbiamo comprato gli ingredienti. Sì, abbiamo gli ingredienti, adesso dobbiamo impastare, dobbiamo aspettare che lieviti, bisogna accendere il forno, la cottura, ecco, insomma ci vorrà un bel po' di tempo. Ci vorrà un po' di però- tempo, però può darsi che nasca qualcosa, No, sicuramente, qualcosa un po' suo e un po' mio. assolutamente. Adesso come procederete quindi? Allora, io qui so di prendere in castagna la Tantillo, perché lei forse non sa niente, o se gli ho sì? accennato qualcosa sa. Me la lanci così? Te la lancio così. Allora, io sono convinto di una cosa, che i social si chiamino social perché appartengono alla socialità, insomma, alle persone, all'essere plurali, quindi essere in tanti e non un singolo elemento. E quindi penso che prendere queste persone per mano e accompagnarle di giorno in giorno fino alla fine del lavoro sia una cosa quantomeno curiosa, perché le coinvolgi subito, immediatamente, fino a che la cosiddetta spesa si è appena fatta, e la accompagni fino alla cottura alla preparazione della torta, mantenendo l'esempio del cibo, quindi per poi vedere come cuoce questa torta e poi servirla sul piatto con tanto di candeline in cima. E quindi ci piacerebbe mandare delle pillole video e audio, ovviamente, sia da parte della Tantillo sia da parte mia, dove effettivamente vi prendiamo per mano e vi facciamo vedere da qui alla fine di questo lavoro cosa sta bollendo in pentola nelle rispettive case. E possono essere sfumature, può essere la Tantillo che si sveglia al mattino, gli viene in mente una parola mentre si fa il caffè, potrei essere io che accendo, insomma, la tastiera e mi viene in mente una nota che magari poi non sarà quella che sentirete nel disco. Però insomma tutte cose che vorrei che questo parto fosse insomma in streaming, ecco, un parto in streaming. Vorremmo dare delle piccole testimonianze di questo percorso, via via, come nasce un progetto dall'idea a poi passo passo
è come si arriva al prodotto finale. Esatto, con anche gli incidenti di percorso, perché magari ci sarà la giornata dove la Tantillo ha litigato con la figlia e magari gli tira, che ne so, qualcosa dietro, però fa parte della vita. D'altronde la vita non è fatta di messe in scena, la vita è proprio una scenografia nella quale tu sei attore e spettatore, quindi bisogna proprio portare in questo caso lo spettatore, quello che ci sta guardando in questo momento, nel nostro mondo, no? Per capire che cosa abbiamo vissuto per arrivare a scrivere e a dire quello che diremo in futuro. Perfetto. Bene, volevo ringraziare Roberto Tantillo e Corrado Coccia per questa collaborazione e augurarvi buona fortuna. Grazie, molto gentile. Grazie. E a prestissimo. Ciao. Che poi penso che forse io me medesima, io donna così, quella che sono, penso che io, me stessa, tutta quanta. Io sì, proprio questo corpo di femmina e questo cuore di donna e questa testa che pensa e pensa e pensa, insomma, io credo davvero, anzi, esageriamo, io ritengo di essermela meritata tutta intera, fortissima e dolcissima, questa carezza. Tu che ci stai accanto, veglia su noi, solo per te le maree si ritirano un po'. Che ci dai un quarto della tua scia, forse anche il cielo si è preso un po' gioco di te. E se il tuo sole inviterai, lui non tramonterà.